Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video. Io sono Giorgio Mazzariol e oggi intervisteremo mio padre sul perché tra tutti i Rolex Daytona che ha avuto si è voluto tenere proprio questo Rolex 626, del come questo orologio abbia avuto una rivalutazione nel corso degli anni e di come procedere all'acquisto di un orologio vintage. Bene, prima di lasciarvi al video vi chiedo come sempre di iscrivervi al nostro canale, lasciarci un like e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre nuove uscite. Bene babbo, come mai tra tutti gli orologi hai voluto tenerti proprio questo 623? Bene, ci sono diversi motivi perché ho ottenuto questo orologio. Era il 1989 e mentre camminavo nella via della mia città a Livorno, in una vetrina di una nota gioielleria, nella vetrina dell'usato, vedo questo Daytona 6263. Sicché, incuriosito, entro, controllo questo orologio e al fine lo compro. Il prezzo d'acquisto nel 1989 era di circa 4 milioni di lire, gli attuali 2000 euro. Era più o meno il prezzo di mercato di questo orologio, perché in quel tempo il Daytona 6263 non era ancora decollato. Ora, perché ho ottenuto questo? Non era il primo 6263 che compravo nel 1989 rispetto agli altri. Per diversi motivi. Uno, il quadrante. Se noi andiamo a vedere il quadrante di questo orologio, vediamo che i quadranti neri in genere sono stampati con le indicazioni in bianco. Questo orologio ha tutte le indicazioni stampate in argento, o definito anche dai collezionisti silver e porporina. È un quadrante con la scritta in basso T-Swiss T e Sigma, che sta a indicare che sia le lancette che gli indici sono d'oro bianco, e ulteriore caratteristica del quadrante ha le scritte Rolex Oyster Cosmograph basse. I quadranti con scritte basse sono veramente pochissimi e quasi tutti realizzati così, con le scritte in porporina. Altra cosa che mi ha affascinato di questo orologio è il seriale. Mi spiego meglio. Questo orologio è un seriale 3.956.000, un seriale che si è rivisto molto spesso in orologi a destinazione d'uso militare. Vi faccio vedere un fondello di un 6265 che ho avuto, Forza Aerea del Perù. Il numero d'assegnazione d'uso militare in basso all'esterno del fondello. Questo cosa serve? Serve ad identificare il lotto dell'orologio. Per non confondere gli orologi quando andavano in assistenza, Rolex in tutti gli orologi speciali scriveva il seriale anche all'interno del fondello, in modo che l'assegnazione d'uso militare corrispondesse a quel seriale. Ovviamente questo non è un orologio militare, non ha nessun tipo di assegnazione. Questo cosa vuol dire? Che evidentemente la fornitura era conclusa e gli orologi che Rolex aveva mandato per uso militare sono stati poi dirottati alla normale commercializzazione. A quel tempo io con un fax mandato in Rolex con richiesta di controllo di matricola ti dicevano dove era stato venduto e risultava venduto in Sud America, come corrisponde anche con la garanzia. Infatti ha una garanzia argentina. Questo e questo insieme di particolarità che a quel tempo non si notavano, perché molte persone guardavano l'orologio ma non lo vedevano, mi ha convinto di tenerlo, perché bene o male era un insieme di piccole stranezze, di piccole particolarità che mi ha affascinato e ha fatto sì che mi tenessi questo orologio. Bene, parliamo ora, che penso una cosa che interessa a tutti, la rivalutazione di questo orologio nel corso degli anni. Il 6263 secondo me è il Daytona per antonomasia. Il Daytona più bello che c'è, più classico, un evergreen, un orologio iconico e che da quando io faccio orologi da più di 30 anni non ha mai avuto una flessione. Ora, per dimostrarvi questo, perché ovviamente
io posso valutare il passato, non posso prevedere il futuro, però valutare il passato ti dà sempre le indicazioni di cosa sarà il futuro. Qui si parla di orologi prodotti in pochissimi esemplari. La produzione è chiusa di questi orologi. Belli ce n'è sempre meno. Quelli belli sono già quasi tutti nelle casseforti dei collezionisti, sicché a mio avviso questo orologio avrà ancora da camminare molto, però ripeto, sarebbe presuntuoso avanzare queste cose, però posso valutare il passato. Potrei creare una tabella in base alle mie fatture degli ultimi 30 anni, però per essere più imparziale possibile ho scaricato da internet le tabelle di Crono24 delle vendite degli ultimi 10 anni e si vede le vendite dal 2010 al 2020. Nel 2010 un bel 6263 viaggiava intorno a 35-40 mila euro, orologio completo. Nel 2020, fonte Crono24, siamo vicini ai 100.000 euro. Questo è quanto è accaduto fino ad ora su questo orologio. Quindi è come mettersi i soldi al polso. Se non meglio. Senz'altro, meglio. Io preferisco avere questo, 10 di questi che 1 milione, Bene, parliamo di un altro fattore molto importante, una cosa che non molti chiedono. Ma come si comprano questi orologi? Come si comprano gli orologi vintage, Babbo? Vabbè, oltre che conoscerli, ovviamente, c'è anche un aspetto burocratico e formale che dobbiamo rispettare, che vi consiglio a tutti di rispettare. Per ogni orologio di secondo polso o vintage occorre sempre una dichiarazione di legittima provenienza. Questa che vedete è la dichiarazione di legittima provenienza che usiamo noi per acquistare da privati, dove ci sono, oltre che alla data di oggi, tutti i dati di chi vende, i dati dell'orologio, ma con i dati dell'orologio non vuol dire mettere Rolex acciaio Submariner, vuol dire mettere Rolex acciaio, referenza, matricola, tutti i dati identificativi più possibile, il documento di chi vende e la firma. Allora, questo è la dichiarazione di vendita. Per dargli una formalità, cioè perché sia valida sotto tutti gli aspetti, sia burocratici e formali, dobbiamo far sì che comproviamo la data dell'acquisto. La data dell'acquisto si può comprovare con tante cose, con il bonifico, con la casuale acquisto, orologio, matricola e referenza, con la fattura e allegarla alla dichiarazione di vendita, oppure se fosse una cosa da privati, con la verifica della data certa. La data certa come la facevo io a un tempo? O andavo in comune e facevo fare gli atti notarili, cioè io dichiaro sotto la mia responsabilità al messo comunale di vendere questo orologio che era di mia proprietà, o se no, se la volevo fare più breve, in fondo alla dichiarazione di vendita io compravo un francobollo, andavo all'ufficio postale e me lo facevo annullare. Nel timbro del francobollo c'è la data che deve corrispondere a quella della vendita, non deve essere fatta né prima né dopo. Vai in francobollo alla filateria, dove vuoi, ci metti un francobollo anche da 2 lire e te lo fai annullare lì. Questo serve per dare un valore formale a un atto di compravendita e perché è molto importante la legittima provenienza. Si tratta di beni usati. Io l'ho comprato da te che sei una brava persona, però te magari l'hai comprato da un altro che è una brava persona, però non si può mai sapere. Mettersi sempre con le spalle al sicuro per quanto riguarda la compravendita. Io l'ho comprato da questo signore qua. Bene, grazie Babbo per averci È un piacere. Illustrato tutte queste cose, molte delle quali anch'io non sapevo. Come sempre vi invito a visitare e ad abbonarvi alla nostra Mazzerola Stefano Library, che è il più grande archivio online sul Rolex Vintage. Inoltre vi invito a visitare VitaliWatches.it, dove troverete un 623 che vale veramente la pena da vedere.
Bene, grazie per la visione e al prossimo venerdì. Ciao. Ciao!